A volte nello sport accadono cose che lasciano un segno indelebile, capaci di definire un prima e un dopo il loro avvenimento. E la stagione 2004 è stata proprio uno di quei momenti, che ha cambiato per sempre la storia della MotoGP. Parliamone. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Casco Rosso. Oggi debutta su YouTube il nostro format La storia della MotoGP, dove ripercorriamo insieme appunto la storia della classe regina del motomondiale da quando si chiama MotoGP, quindi dal 2002, fino a raggiungere i giorni nostri. Oggi, come vi ho detto nell'intro, parliamo del 2004, ovvero la prima stagione Yamaha di Valentino Rossi. Oltre al già citato Valentino, che era il campione in carica da 3 anni consecutivi, la stagione 2004 vantava al via diversi piloti di un certo calibro. Primo fra tutti Max Biaggi, arrivato terzo nel 2003 e storico rivale di Rossi, deciso più che mai a portargli via la corona in quest'anno così particolare. Poi c'era Sete Gibernau, seconda sorpresa nel 2003 e grande favorito per il titolo 2004. Alex Barros, solo nono Yamaha l'anno precedente, ma adesso alla guida della Honda Repsol che fu proprio di Rossi. Nicky Hayden, l'altro pilota Honda ufficiale, è arrivato quinto nel 2003, e poi Loris Capirossi, quarto nel 2003 con la Ducati, e il suo compagno di squadra Troy Bayliss, sesto l'anno precedente. In ultimo Colin Edwards, tredicesimo è vero al suo debutto con l'Aprilia, ma adesso alla guida di una Honda, compagno di squadra di Sete Gibernau. Ancora prima che iniziasse, la stagione 2004 si preannunciava come una delle più interessanti di sempre, dal momento che il pentacampione Valentino Rossi era appena passato dalla favorita Honda alla sua rivale Yamaha, decisamente meno performante. Pensate, nel 2003 Yamaha non era riuscita a vincere nemmeno una gara e non vinceva un mondiale dal 1992. Come ho già raccontato nell'episodio sul 2003, Valentino Rossi era stanco della situazione in Honda, colpevole di non dare i meriti delle vittorie al pilota, ma di sottolineare soltanto la supremazia del proprio mezzo nei confronti della concorrenza. Nonostante questo, il divorzio fra le due parti si tenne in toni tutto sommato pacifici in una conferenza stampa a Valencia a fine stagione, in compagnia di Carlo Fiorani, il team manager dell'epoca di HRC. Nei giorni successivi, Valentino chiede di provare la moto con cui correrà nel 2004 in anticipo rispetto alla fine del suo contratto, ma Honda inaspettatamente glielo nega, obbligandolo sostanzialmente a rimanere appiedato fino al 15 gennaio. Davide Brivio, al tempo team manager di Yamaha, sottolinea come una mossa del genere stia a significare che Honda teme la coppia Rossi-Yamaha. Inoltre dice che secondo lui il 2004 servirà a Valentino per imparare e capire la moto e poi punteranno al titolo nel 2005. E già dai test invernali sembrano tener fede a questa promessa, perché Valentino è molto veloce e competitivo, nonostante i favoriti per il titolo sembrino essere Biaggi e Gibernau, che sono entrambi piloti Honda. Ovviamente la domanda è una sola: Honda senza Valentino Rossi riuscirà a imporre lo stesso dominio degli anni precedenti? La risposta arriva già alla prima gara, a Welcome. In Sudafrica le cose per Rossi si mettono subito bene, visto che al sabato pomeriggio sigla la prima pole position dell'anno e la sua prima pole con Yamaha. La domenica poi brucia tutti quanti in partenza insieme a Biaggi e instaura con Romano un duello che si protrae fino a 2 giri dalla fine, quando Valentino lo supera e va a vincere di prepotenza. Gibernau giunge terzo al traguardo, mentre le due Honda Repsol di Barros e Hayden arrivano rispettivamente a 18 e a 24 secondi da Valentino. Un divario imbarazzante e che sottolinea come Valentino sia riuscito, al suo primo tentativo, a dimostrare che aveva ragione lui. La differenza non la fa la moto, ma il pilota. Guido Meda, subito dopo la gara, dice: «È stata una faticaccia allucinante. Non so dove la mettete voi, dove la metterà lui questa gara nella classifica delle più belle di sempre. Ma credo che per Rossi questa sia la sua più bella gara di sempre». Ed in effetti Rossi la definisce proprio così. Il suo pianto liberatorio e il bacio alla sua moto subito dopo la bandiera a scacchi diventano istantaneamente una delle immagini simbolo della MotoGP. A Jerez, Valentino Rossi è ancora in pole position, ma la gara della domenica si disputa sul bagnato. A fare la differenza saranno Gibernau e Biaggi, che in gara fanno da subito il vuoto alle loro spalle. Dal momento però che le gerarchie in Honda sono ancora da definire, Biaggi, quando capisce di non averne quanto Gibernau,
decide di alzare bandiera bianca, accontentarsi dei 20 punti e lasciar vincere lo spagnolo. Gibernau quindi vince la gara e Barros completa il podio di sole Honda. Valentino fatica sul bagnato, ma riesce comunque a portarsi a casa un quarto posto. Pensate, in qualche modo si tratta di un risultato storico, perché per vedere un Valentino Rossi al traguardo fuori dal podio bisogna addirittura tornare a Valencia 2001. Nel Gran Premio di Le Mans, Gibernau è ancora il favorito. Al sabato sigla la pole position nonostante la febbre e poi la domenica conduce una gara perfetta dove parte e scappa fin da subito insieme a Carlos Checa. Valentino Rossi e Max Biaggi li inseguono. Biaggi ha la meglio su Valentino e potrebbe addirittura recuperare su Checa, ma nelle battute finali viene ostacolato dai doppiati e si deve accontentare del terzo posto. Gibernau quindi va a vincere la gara e si mantiene saldamente al comando della classifica generale. Qui iniziano ad emergere un po' i primi problemi di Yamaha, che è sì una moto competitiva, ma il rettilineo arriva a perdere anche fino a 10-15 km/h rispetto alle Honda. Arriviamo al Gran Premio d'Italia, dove succede praticamente di tutto. Gibernau domina le prove e le qualifiche e sembra non avere rivali anche in questo appuntamento. Poi in gara però le carte in tavola si ribaltano e Sete è costretto a inseguire sia Rossi ma anche un ottimo Tamada molto competitivo al Mugello. Purtroppo per il giapponese però le sue Bridgestone cedono ed è costretto al ritiro. In realtà va peggio di lui a Nakano, visto che una delle sue gomme esplode alla staccata della San Donato facendogli fare un volo a oltre 300 km/h. Le immagini, se le andate a vedere, sono impressionanti ed è incredibile come lui riesca a uscirne praticamente illeso. Ad ogni modo, l'attenzione si sposta sul duello Rossi-Gibernau, ma ci si mette anche la pioggia. Rossi alza quindi il braccio e la gara viene interrotta, nonostante Gibernau non sia d'accordo. La gara riparte in condizione di bagnato, ma senza la pioggia, e Rossi sceglie di montare le slick. La scelta paga, dal momento che la pista va via via asciugandosi, e Rossi riesce così a vincere il suo secondo Gran Premio della stagione. C'è spazio però anche per una piccola polemica. Gibernau infatti ha superato Valentino in condizioni di bandiera gialla subito dopo l'incidente di Nakano. È avvenuto durante la prima gara, quindi quella non valida per il campionato, ma Rossi insiste che venga preso qualche provvedimento perché fu usato lo stesso metodo di giudizio nei suoi confronti in occasioni simili in passato. La direzione gara però non si esprime e quindi non viene fatto nulla. In Catalogna gli occhi sono tutti puntati sul padrone di casa, che sigla la pole position e fa sognare i tifosi spagnoli. In gara però Sete dovrà vedersela con un Valentino Rossi in forma smagliante, galvanizzato dalla vittoria in patria. La gara quindi è molto bella e vede i due piloti scappare fin da subito, martellando giri inarrivabili per gli altri concorrenti. Gibernau ha una moto più stabile e veloce in rettilineo, ma Rossi con la sua esuberanza riesce a guidare una Yamaha piuttosto scorbutica e a tener testa al suo rivale. Dopo essersi scambiati diversi sorpassi, Valentino riesce a creare un piccolo solco fra lui e Gibernau e riesce quindi a vincere la gara. Dopo 2 vittorie in altrettante gare con un rettilineo così lungo, Valentino decide di festeggiare indossando il camice da dottore e visitando la sua moto, decretandola guarita e competitiva. Gibernau invece si lamenta, giustamente, di come Honda continui a preferire il team ufficiale HRC, privando lui e Biaggi degli aggiornamenti. La gara del Romano tra l'altro è stata pessima, con un 8° posto finale, ma è andata peggio alle Ducati, entrambe out. Fino ad adesso ho parlato poco di Ducati perché stanno vivendo una stagione sottotono. Infatti il loro risultato migliore è il 4° posto di Bayliss nella gara pazza del Mugello, mentre a Capirossi addirittura non è riuscito ad andare oltre al 6° posto della gara inaugurale. Insomma, Ducati in crisi nera. Chi invece sorride è Melandri, che in Catalogna segna il suo primo podio in MotoGP. Ad Assen il favorito sembra essere Rossi, che si mette davanti a tutti nelle qualifiche del venerdì. In gara però fa meglio Gibernau, che prende il comando ed è inseguito come un'ombra proprio da Valentino. Dietro di loro prende vita un duello bellissimo fra Biaggi e Melandri. Quest'ultimo tra l'altro si è appena operato al braccio, ma nonostante questo riesce a essere molto competitivo. Tornando alla battaglia davanti, fino all'ultimo giro Gibernau sembra avere la vittoria in pugno. Rossi però lo supera a poche curve dal termine e Sete non riesce a ricambiare il favore. Rossi quindi vince in volata e lo stesso fa Melandri su Biaggi. Ormai è chiaro, Honda non riesce a ripetere il dominio dell'anno precedente.
Dando uno sguardo alla classifica, Sete e Valentino sono appaiati al primo posto con 126 punti, mentre Biaggi è a quota 93. In Brasile un'altra gara pazza. I favoriti infatti non sono i soliti, ma Tamada, che con le Bridgestone sembra essere molto competitivo, e Kenny Roberts Jr., che, anche lui con le Bridgestone, sigla la pole position. Parte la gara e dopo 2 giri è già colpo di scena. Infatti Gibernau sbaglia e si autoelimina, lasciando campo libero a Biaggi, Rossi e proprio Tamada. Dopo 12 giri trascorsi tutto sommato in maniera regolare, anche Rossi fa lo stesso identico errore di Gibernau e di conseguenza Tamada va a vincere il Gran Premio. I giapponesi sono in delirio perché chiaramente moto, pilota e gomme sono tutti provenienti dal sollevante, ma è molto felice anche Biaggi perché con questo secondo posto torna di prepotenza in lotta per il titolo. Ed è proprio in Germania che Biaggi cambia l'inerzia del campionato. Storicamente quella tedesca è una pista a lui congeniale ed infatti al sabato sigla la pole position. In gara poi si dimostra essere il pilota più in forma, mentre Gibernau cade come in Brasile, chiudendo con un altro 0. A questo punto la lotta è tutta fra i due italiani. Valentino riesce anche a superare Biaggi a un certo punto, ma alla lunga Max ha la meglio e va a vincere la gara. Le due Honda Repsol intanto recuperano il terreno perso e superano entrambe Valentino Rossi, che chiude al quarto posto. Ormai è un fatto conclamato che i piloti privati di Honda siano molto più veloci di quelli ufficiali, eppure la casa giapponese continua a non smuoversi di un millimetro dalle sue posizioni. Valentino invece dal canto suo lamenta un'eccessiva usura della gomma posteriore che rende la moto difficile da guidare, ma ciò nonostante fa i complimenti a Biaggi per la vittoria. Tornando a dare uno sguardo alla classifica, adesso Valentino si trova in prima posizione con 139 punti, a un solo punto di distanza da Biaggi, che lo segue a 138. Gibernau invece è rimasto fermo a quota 126. Max ovviamente è galvanizzato, il momento finalmente sembra essere il suo. Quello che purtroppo non sa è che quella del Saxony sarà la sua ultima vittoria in carriera in MotoGP. Si arriva così a Donington, in Inghilterra, pista preferita di Valentino Rossi. È ovviamente lui a siglare la pole position al sabato e a dominare la gara la domenica. Colin Edwards invece finisce al secondo posto, ed è il suo primo podio per lui in MotoGP, mentre Gibernau si accontenta del terzo. Biaggi invece è sfortunato perché ha una rottura dell'impianto elettronico della moto in gara, ma in realtà non era mai stato competitivo durante tutto il weekend e alla fine chiude al 12° posto. Adesso Rossi allunga in classifica con un vantaggio di 22 punti sugli inseguitori a pari merito. Dopo la pausa estiva, Honda decide finalmente di puntare sui piloti privati, dotandoli degli ultimi aggiornamenti. Se da una parte Biaggi accetta immediatamente, dall'altra stranamente Gibernau ringrazia ma rifiuta. La scelta però paga, perché infatti a Brno lo spagnolo è molto competitivo e riesce sia a siglare la pole sia a vincere la gara davanti a Valentino e Biaggi. In qualche modo tutti sono contenti, Gibernau ha dimostrato di essere competitivo, Rossi è rimasto attaccato agli inseguitori e Biaggi comunque ha fatto podio ed ha ricevuto gli aggiornamenti che tanto chiedeva. Gli unici che non sono felici invece sono le Honda ufficiali, entrambe a terra. In ogni caso, la classifica diventa ancora più compatta e il mondiale è più incerto che mai. Il Gran Premio del Portogallo è un appuntamento cruciale per la stagione. Durante il primo giro infatti Biaggi si tocca con Capirossi, cade ed è costretto sostanzialmente a dire addio ai suoi sogni iridati. Lo stesso Gibernau non è molto in palla e perde il duello per il terzo posto contro Barros. Al secondo posto invece si piazza Tamada, mentre Valentino, fa gara a parte, domina praticamente dall'inizio alla fine e va a vincere con ampio margine sugli avversari. Capirossi intanto si lamenta della manovra di Biaggi, infatti lui era partito 11°, stava rimontando tantissime posizioni e quando il romano gli è andato addosso sostanzialmente gli ha fatto perdere un sacco di tempo e alla fine ha dovuto accontentarsi di un 7° posto. In ogni caso, la gara dell'Estoril va in archivio e adesso Valentino ha 29 punti di vantaggio su Gibernau e ben 51 su Max Biaggi. Si va così a Motegi, in casa Honda, dove per la prima volta viene considerato il Gran Premio del Giappone. Fino al 2003 infatti la sua denominazione era Gran Premio del Pacifico, mentre il Gran Premio del Giappone era riservato al circuito di Suzuka.
Purtroppo però nel 2003 è avvenuto il drammatico incidente dove ha perso la vita Daiji Kato e Suzuka è stato rimosso dai circuiti del motomondiale e in questo modo Motegi ha assunto questa nuova denominazione. Per quanto riguarda la gara si teme un gioco di squadra per far vincere Gibernau, ma Valentino è il primo a non credere a questo complotto e lo stesso Gresini, il team manager dello spagnolo appunto, smentisce categoricamente queste voci. Sulla pista di casa Tamada sembra quello più competitivo ed infatti è lui ad assicurarsi la pole position al sabato. La domenica invece la gara ci riserva una brutta sorpresa fin da subito. Dopo la partenza infatti si scatena un mega incidente che coinvolge Biaggi, Capirossi, Hayden, Edwards e Roberts. Tamada e Rossi in questo modo possono scappare, ma le gomme del giapponese resistono meglio e Rossi è costretto ad alzare bandiera bianca e accontentarsi del secondo posto. Problemi di aderenza in realtà anche per Gibernau che alla fine chiude sesto. In questo modo Valentino può comunque festeggiare perché ha guadagnato molti punti sul suo rivale diretto e certo avrebbe preferito vincere in casa degli avversari, in casa di Honda, ma alla fine è meglio pensare al campionato. Anche perché la gara fondamentale della stagione sta per arrivare ed è quella del Qatar. Questo Gran Premio in realtà non avrà un'influenza pesantissima sull'esito finale del campionato, quanto piuttosto sul destino di Gibernau in MotoGP e della sua ormai decadente amicizia con Valentino Rossi. Si corre per la prima volta in Qatar, una pista da scoprire per tutti quanti. Rossi fatica all'inizio e alla fine si qualifica soltanto ottavo, mentre la pole va a Carlos Checa. La sera prima della gara, Davide Brivio e i suoi uomini stanno facendo un giro di pista quando notano che ci sono degli strani segni in corrispondenza della casella di partenza di Valentino. Pensano a un danneggiamento e in quel momento ci sono anche gli uomini di Biaggi che stanno lavando la casella di partenza del Romano. Si scopre poi che in realtà i segni nella casella di partenza di Rossi sono stati fatti da Jimmy Vargas, il capotecnico di Rossi, e dai suoi uomini. Rossi a tal proposito infatti dichiara: "Quando siamo arrivati sulla linea di partenza ho visto dei segni che sembravano fatti con la vernice e con l'erba. È un trucco che faceva Vargas con Duan, così nel warm-up passava sempre lì sopra e gommava un po' la casella di partenza." Inoltre, a Rio, tutti avevano pulito la pista. Ciò nonostante, entrambi gli italiani vengono penalizzati a causa di una soffiata del team di Gibernau e sono così costretti a partire ultimi nello schieramento. Rossi è quindi costretto a una rimonta furibonda, dove in pochi passaggi risale fino all'ottavo posto e potrebbe averne addirittura per salire sul podio. Purtroppo però, dopo 6 giri va leggermente largo, la ruota posteriore della sua moto tocca l'erba e cade. Gibernau si aggiudica così il Gran Premio, seguito da Edwards e da Chaus. Biaggi invece risale fino alla sesta posizione. Rossi nella caduta si fa molto male a un mignolo, perde molto sangue, ma nel complesso sta bene. Il vantaggio che ha ora su Gibernau è di soli 14 punti. Nel post gara, come era prevedibile, Rossi è un fiume in piena. Una giornata iniziata malissimo, con la farsa vergognosa della penalizzazione. Si è verificata una situazione davvero incredibile. Tutti puliscono la casella di partenza. C'è una regola scritta? A Rio siamo andati tutti a lavare la pista che era sporca. Qui è successa la stessa cosa. Con le Formula 1 le macchine sgommano, con le moto si pulisce l'asfalto. Dopo le prove del venerdì abbiamo visto gli uomini di Biaggi che pulivano la pista e abbiamo pensato che fosse una buona idea. E quindi? Noi abbiamo pulito la pista e la Honda ha fatto una bastardata. E poi continua: gli altri si devono attaccare a qualcosa. Gibernau e il suo capo meccanico delle sospensioni, quello che è diventato famoso grazie a me, non hanno esitato a fare la spia come i bambini. Una cosa ridicola. Ho sentito polemiche anche per il contatto con Barros. Mi sono scusato 3 volte con lui. Si è parlato di squalifiche, mi sembra di essere sulla luna. Non mi aspettavo di arrivare a tanto. Gibernau invece sembra più calmo a riguardo. Dichiara infatti: "Mi dispiace troppo. Di quello che è successo a Valentino Rossi non ne voglio nemmeno parlare. Cose del genere sono successe anche a me. Capisco che ora possa essere arrabbiato. Ho fatto il mio lavoro e la mia gara e non ho mai voluto sapere che cosa stesse facendo Valentino." Per quanto mi riguarda, la situazione fu gestita malissimo dalla direzione gara, perché agì per spiate di altri piuttosto che effettuando dei controlli veri e propri. Inoltre, nonostante le penalizzazioni, Espeleta si dichiarò a favore di Rossi, creando quindi una spaccatura fra la dirigenza e la direzione gara. Poi c'è anche da dire che in Yamaha c'è stata poca comunicazione, perché lo stesso Brivio non era a conoscenza di queste tattiche di Vargas.
E non mi è piaciuto nemmeno poi l'atteggiamento di Gibernau, che fa finta di cadere dalle nuvole, giustifica la reazione emotiva di Rossi, però allo stesso tempo comunque vuole continuare a essere una specie di rivale amico nei suoi confronti. Insomma, si è trattato nel complesso di una situazione evitabile, ma che ha portato a un'inevitabile conseguenza, ovvero adesso Rossi è furibondo nei confronti di Gibernau e dichiara anche che farà di tutto per non fargli mai più vincere una gara in MotoGP. Si arriva in Malesia e nonostante i toni sembrino essersi rasserenati, come se ci fosse stato un chiarimento, nell'aria si avverte ancora una certa tensione. Infatti, nell'intervista dopo la sua pole position, Valentino dichiara: "Questa pole position è molto importante, soprattutto perché in questo modo sappiamo bene che posizione dobbiamo pulire stanotte." Passando alla gara, Rossi deve liberarsi di un coriaceo Barros nelle prime fasi e poi resistere agli attacchi di Biaggi nella seconda fase della corsa. Fatto questo, può prendersi meritatamente la sua vittoria e soprattutto gioire del settimo posto di Gibernau. Per l'esultanza, Rossi sceglie di fermare la moto, prendere una scopa e pulire l'asfalto davanti alla sua Yamaha. Non solo, dai box di Yamaha fanno vedere una maglietta che ritrae Rossi e Bargues con una scopa in mano e in diretta TV dichiara: "Voglio approfittare di questo spazio in televisione per fare pubblicità alla mia nuova società, un'impresa di pulizie. Puliamo di tutto: cantine, giardini, pozzi neri, griglie di partenza." Il campione in carica si è quindi preso la sua rivincita e a Phillip Island ha l'occasione per riconfermarsi re della MotoGP. Sono 30 i punti che separano Rossi da Gibernau e Valentino ha così il primo match point a disposizione per portarsi a casa il titolo. Gibernau però non ne vuole sapere e la domenica parte dalla pole e cerca di districarsi subito dal gruppo formato da lui, Rossi e le Ducati. Riesce effettivamente ad accennare una timida fuga, ma Rossi lo raggiunge e a 9 giri dal termine lo supera, nonostante potesse benissimo accontentarsi di un secondo posto per conquistare il mondiale. Sete però non si arrende, dopo qualche giro passa di nuovo in testa e ci rimane fino alle ultime battute. A quel punto Rossi, con uno storico sorpasso al tornantino in discesa, risupera l'avversario spagnolo e va a vincere gara e mondiale. A Gibernau in pratica nemmeno le briciole. Al terzo posto finisce Capirossi, mentre è soltanto settimo Biaggi. Per i festeggiamenti, Rossi prima accarezza il 46 sul cupolino della sua moto e poi indossa una maglietta interamente bianca su cui capeggia la scritta "Che spettacolo". Rivelerà in seguito di aver scelto quella grafica perché l'ha immaginata in un sogno e voleva a tutti i costi farla diventare realtà. Per lui questo è il sesto mondiale in carriera e Yamaha invece torna ad avere un pilota campione del mondo per la prima volta dal 1992. A Valencia, Rossi non si accontenta e vince anche l'ultima gara davanti a un tifoso d'eccezione, ovvero Michael Jordan. Dovevo citarlo perché mi piace l'NBA. Raggiunge quota 9 vittorie, le stesse ottenute l'anno prima quando era ancora in onda. Immaginare a inizio anno uno scenario del genere era semplicemente impossibile. Non solo, il suo bottino personale di vittorie nella classe regina raggiunge quota 42 vittorie su 80 gare disputate. In pratica, una gara su due la vince lui. Cala il sipario sulla stagione 2004. Come abbiamo visto, Rossi ha vinto la sua scommessa. Ha dimostrato che è il pilota e non la moto a fare la differenza. Questo sarà fondamentale per lui, ma anche per tutti i piloti che arriveranno in futuro. Non è stato facile però, perché per riuscirci Valentino ha dovuto migliorare molto la Yamaha insieme al suo team e ha dovuto anche avere a che fare con due piloti di altissimo livello come Gibernau e Biaggi. In vista della stagione successiva, Honda corre ai ripari, promuovendo nel team ufficiale Biaggi e garantendo un trattamento di pari livello a Gibernau, non potendolo avere in HRC per questioni di sponsor. Nonostante tutti i loro sforzi, però, entrambi non riusciranno a vincere nemmeno una gara nel 2005. Ma di questo, ovviamente, ne parleremo nel prossimo episodio della storia della MotoGP. Ciao!